La nostra vita deve essere regolata dalla filosofia. Neminem posse beate vivere ne tollerabiliter sine sapientiae studio. Nessuno può vivere una vita felice e neppure tollerabile senza l'amore della sapienza. Come posso affrontare gli ostacoli, evitare i pericoli se non conosco l'amore per la sapienza, la filosofia? Devo conoscere per poterla applicare e soprattutto per vivere una vita degna all'insegna della saggezza, della prudenza. E ci vuole molto tempo, c'è un percorso veramente lungo, difficile, che ognuno di noi dovrebbe fare e abbiamo bisogno di tempo per metterla in pratica. Ognuno di noi dovrebbe arrivare a un punto differente del cammino, perché c'è chi lo ha intrapreso prima e chi invece lo intraprenderà successivamente. Ma i principi della filosofia devono essere ben radicati e scolpiti profondamente dell'animo, quindi veramente un esercizio continuo. E non dimentichiamo mai l'importanza data all'introspezione, all'autoanalisi quotidiana. Scrutati, fruga dentro di te, osservati con cura e soprattutto vedi se hai fatto progressi solo nello studio della filosofia o anche nella vita, perché è questa la discriminante. È sufficiente conoscere? No, bisogna poi mettere in pratica. Sembrano le parole di Cristo: non basta aver trovato la verità, poi la devo mettere in pratica, altrimenti è una conoscenza sterile. Quindi devo conoscere per un puro piacere di conoscenza? Assolutamente no. La filosofia che cos'è? Non è un'arte che serve a far mostra di sé di fronte alla gente, non consiste nelle parole ma nelle azioni. Non in verbis sed in rebus est. Quindi non devo usare la mia conoscenza soltanto per ricevere il plauso degli altri, per farmi notare, per vantarmi. Non è un sapere erudito. La conoscenza non mi deve insuperbire, inorgoglire, ma serve per metterla in pratica, per poterla poi esercitare ed applicare giorno per giorno. Cosa fa la filosofia nella persona saggia che la ricerca? Animum format e fabricat, vitam disponit, actiones regit, agenda e omittenda demonstrat, sedet ad gubernaculum e per ancipizia fluctuantium derigit cursum. Forma e plasma l'animo, dà ordine alla vita, dirige le azioni, mostra le cose che si debbono e quelle che non si debbono fare, siede al timone e regola la rotta attraverso i pericoli di un mare in tempesta. Attraverso una metafora nautica, Seneca ci sta dicendo a che cosa serve la filosofia. Essa non è un sapere sterile, ma deve essere applicata e soprattutto ci forma, ci plasma e come un faro nella notte ci indica la direzione da seguire. Con quello noi possiamo attraversare qualsiasi tempesta e non dovremo temere nulla, perché ci aiuterà verso la nostra meta, cioè la saggezza. È un percorso infinito perché siamo perfettibili ma non perfetti, ma questo non dovrebbe distogliere il filosofo dal continuo perfezionamento e dalla ricerca incessante della verità. Però Seneca riporta anche le obiezioni degli uomini del suo tempo. Ma cosa mi serve la filosofia se esiste un Dio che ha già deciso tutto, ha stabilito a tavolino tutto quello che noi dovremo vivere, dovremo fare? A cosa serve perfezionarmi, quindi anche fare fatica, essere diverso dalla massa, se poi il destino, quella forza invisibile, ha già predisposto a ogni minima azione della mia vita? Oppure, se sono frutto del caso, a cosa mi serve perfezionarmi? Nessuno mi darà una ricompensa. La risposta di Seneca è formidabile. Esista una sola di queste potenze o coesistano tutte insieme, caro Lucilio, bisogna dedicarsi alla filosofia, sia che il destino ci incateni con la sua legge inesorabile, sia che un Dio, Signore dell'universo, abbia predisposto tutte le cose, sia che il caso spinga e agiti confusamente i casi umani. Nella filosofia noi dobbiamo cercare la nostra difesa. Essa ci esorterà a ubbidire volenterosi a Dio, renitenti alla fortuna,
ci insegnerà a seguire la volontà di Dio e a sopportare i capricci del caso. La filosofia è la nostra difesa, è la nostra arma contro qualsiasi nemico interno a noi, i nostri impulsi, o esterno a noi, il caso, la sorte, Dio, qualsiasi sia la risposta. E su questo punto poi risponderà più avanti in altre lettere, perché non è questo l'argomento della singola lettera. Noi dovremo comunque trovare nella filosofia la nostra arma di difesa e di attacco. Con essa noi possiamo diventare sempre migliori, non per noi stessi, ma soprattutto per gli altri. Nel momento in cui io mi perfeziono e miglioro per me stesso, contemporaneamente lo faccio anche per gli altri. Quando io mi interesso del bene comune, in realtà mi interesso anche del mio personale. La filosofia deve essere uno strumento per affrontare i pericoli, gli ostacoli, per risolvere i problemi e soprattutto per imbrigliare quei ciechi impulsi che altrimenti mi porterebbero a schiacciare il mio prossimo e a vivere soltanto nell'egoismo, quasi la vita fosse tutta incentrata solo su di me. Ma dobbiamo proprio scardinare questa idea egocentrica ed egoistica che la società ci impone, perché altrimenti arriveremo, come sentiamo al telegiornale, a parcheggiare nei posti per i disabili, ad ammazzarci per un parcheggio, a bruciare un ragazzo o una ragazza perché ci ha lasciato, perché la storia è finita male. Non dobbiamo più permettere che si compiano queste atrocità. La filosofia ci insegna ad essere moderati, in medio stat virtus. Devo recuperare quella freddezza, quella calma, quel distacco che mi permette di riflettere prima di agire, non dopo, perché i giovani spesso compiono degli efferati crimini perché non pensano, non riflettono prima di agire. E questo è il problema. Dobbiamo tornare sia ad insegnarlo e ad educarli in questo senso, ma soprattutto ognuno di noi deve applicare questo principio. Dobbiamo ritornare alla filosofia, dobbiamo saper frenare i nostri impulsi, altrimenti diventerà davvero la guerra di tutti contro tutti, come diceva Thomas Hobbes, homo homini lupus. La filosofia forma e plasma il nostro modus vivendi. Non dobbiamo permettere a niente, a nessuno, interno e esterno, di lasciarci condizionare, perché in realtà noi non saremo realmente liberi. Noi pensiamo di essere davvero in grado di fare tutto quello che vogliamo, ma in realtà non ce ne rendiamo conto di essere schiavi di moltissime cose, dei nostri obiettivi, delle persone, degli affetti, dei nostri desideri, dell'invidia. E quindi dobbiamo abbandonare tutto questo, veramente dobbiamo affrontare tutto ciò che ci circonda con estremo distacco, che non significa indifferenza, ma significa saper riflettere prima di agire, non quando poi è troppo tardi. Qual è poi il più grande insegnamento che Seneca ci lascia in questa lettera? Trae sempre spunto da Epicuro, ovviamente è un suo pensiero: si ad naturam vives nunquam eris pauper, si ad opiniones nunquam eris dives. Se vivrai secondo natura non sarai mai povero, se invece vorrai seguire il variare delle opinioni umane non sarai mai ricco. Essere se stessi, ragazzi, siate voi stessi, seguite la vostra natura, vivete secondo natura, cioè ascoltate la vostra interiorità, l'istinto non sbaglia mai. Dovete davvero riflettere su voi stessi e sentire non solo quali siano i vostri obiettivi, ma soprattutto dovete trovare dentro di voi la vostra identità. Non dovete plasmarla sul desiderio degli altri. Vivere secondo le opinioni umane non vi permetterà mai di essere voi stessi. Quindi fintanto che seguirete il desiderio degli altri o vivrete per compiacere gli altri, non sarete mai felici, ma sempre schiavi. Perché? Perché impedirete al vostro essere, al vostro vero io, di emergere. Ecco la schiavitù condannata da Seneca. Non dobbiamo soffocare il nostro io per farci amare da un'altra persona, per compiacere i genitori o chiunque altro, un amico, ma dobbiamo davvero scoprire il nostro io, il nostro essere, e metterlo in pratica. Amatevi per ciò che siete, mettete in pratica i vostri ideali, seguite
perseguite i vostri obiettivi, difendete fino alla morte le vostre idee, le vostre opinioni, ma non impedite mai agli altri di esprimere a loro volta le loro. È questa la vera democrazia. Attenzione a non adeguarsi mai al pensiero unico. Dobbiamo sempre cercare di difendere le nostre idee, ma senza essere violenti. E poi conclude in maniera veramente magistrale. Cosa dice Seneca rivolto a Lucilio? Possa tu avere tutte le ricchezze di questo mondo, possano coprirti d'oro, ti vesta di porpora, eccetera, eccetera, ti sia dato non solo di possedere le ricchezze, ma di calpestarle addirittura. Cioè, ma da tutte queste ricchezze imparerai soltanto ad accrescere le tue brame. Cioè, tutti i desideri che noi abbiamo non hanno limiti, lo sapete. Quando vogliamo una cosa e l'abbiamo ottenuta, subito ne vorremmo un'altra e poi un'altra ancora. È una sete inestinguibile, continua, incessante. Vi ricordate le parole anche di Cristo? Chi beve da quest'acqua, quella del pozzo, avrà ancora sete. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Che cosa significa? Che quando uno trova la verità, la vera via, in questo caso la filosofia, non la deve abbandonare, perché la vera via, il vero modo di vivere non è materiale ma spirituale, perché la vera felicità è dentro di noi, non è fuori di noi. I bisogni vanno soddisfatti, l'abbiamo già detto, ma la vera felicità è in interiore homine. Non la ricercate all'esterno in un'altra persona, perché quella persona prima o poi vi deluderà o morirà. Non cercatela in un oggetto oppure in un bene, perché quello può esservi tolto e sottratto. La carriera può andare male. Dov'è la vera felicità? Dentro di me. È quell'identità che non devo soffocare ma far emergere. Significa stare bene con se stessi. Chi segue la sua strada, ecco l'interiorità, ha sempre una meta da raggiungere, avremo sempre uno scopo, un obiettivo, ma chi ha smarrito la retta via, sentite Dante, va errando all'infinito. Se non seguiamo la nostra strada, ma iniziamo a camminare in quella che ci hanno messo davanti gli altri o che gli altri vorrebbero che noi facessimo, basta, siamo perduti. Come facciamo a sapere se stiamo percorrendo la nostra strada o quella di qualcun altro? Siamo liberi o siamo schiavi? Beh, dovremo sicuramente fare un'introspezione, quindi riflettere e capirlo da noi, perché la nostra natura lo sente, lo percepisce, capiamo quando una cosa è sbagliata. Però Seneca ci dà un ulteriore indizio e su questo indizio io poi vi saluto e vi lascio alle vostre riflessioni. Come facciamo a saperlo? Se andando avanti nel soddisfare un desiderio senti sempre più lontano il suo appagamento, sappi che non è un desiderio naturale. Quindi se voi state inseguendo una meta, avete un obiettivo, ma capite che per soddisfarlo dovete andare sempre più lontano, cioè quella soddisfazione non arriva mai, ma vi procura invece sempre un maggiore dispiacere, e allora dice sappi che quel desiderio non è naturale, cioè non viene da voi, ma viene da qualcun altro e quindi siete schiavi. Addio.